Ciao ragazzi, oggi vorrei proporvi un video riguardo l'analisi cinematica del verticale di impostazione o press and stand. Quindi andremo a vedere brevemente i muscoli interessati, quelli più coinvolti, e andremo soprattutto a confrontare due tecniche tra di loro e a verificare quando può essere ottimale una e quando l'altra. Quindi partiamo. Allora, per quanto riguarda la nostra press and stand, noi abbiamo sicuramente una flessione di spalla in cui intervengono prevalentemente deltoide anteriore, deltoide mediale, grande pettorale e bicipite brachiale. Su questi interviene soprattutto il deltoide anteriore, muscolo praticamente potremmo definire di isolamento in questo esercizio, e anche il bicipite brachiale ha sicuramente la sua funzione soprattutto quando l'arto è mantenuto in blocco articolare. Abbiamo poi quella che è un'estensione di gomito, quindi il gomito è esteso, perciò sicuramente sempre in isometria, perché chiaramente di isometria stiamo parlando, interviene il tricipite, in particolare il suo capolungo. Nel movimento in cui andiamo a portare le gambe su abbiamo un'estensione dell'anca, quindi intervengono ischio-crurali, grande adduttore, grande gluteo e medio gluteo. Sono molto importanti anche tutti quei muscoli che intervengono nella stabilizzazione, quindi retto femorale lo sentirete lavorare tantissimo, soprattutto se siete maniacali nel mantenere la gamba tesa. Avremo anche il lavoro dell'ileopsoas, del tensore fascialata. Retto addominale è anche un muscolo che lavora molto in questo esercizio, in particolare in una delle due tecniche che andremo adesso a vedere, e avremo chiaramente poi lavoro anche per quanto riguarda gli obliqui, esterno e interno, il trasverso e il dentato anteriore. Importanti sono anche i muscoli dietro, o meglio i muscoli paravertebrali, i quali anche essi si troveranno un certo tipo di carico sia in stabilizzazione ma anche poi in parte nell'estensione della colonna vertebrale. Quindi abbiamo il multifido, i semispinali e anche il sacrospinale che interviene comunque nell'estensione della colonna. Nella parte superiore della press and stand, ovvero quando ci stiamo avvicinando alla verticale, abbiamo sicuramente, anche in questo caso se siamo maniacali, con la spinta di spalle che si effettua per avere una verticale più dritta possibile fondamentalmente, ma comunque avremo un'elevazione della scapola in cui interverranno il trapezio con i suoi fasci superiori e l'elevatore della scapola. Abbiamo poi chiaramente mantenuta un'estensione del carpo, quindi avremo un intervento anche degli estensori del carpo e avremo anche una flessione delle dita quando andiamo a fare presa, soprattutto per frenare la verticale o per gestirla. Utilizziamo molto le dita e qui intervengono i flessori del carpo. Chiunque abbia sofferto di epitroclite o di infiammazioni comunque a livello dell'epicondilo mediale sa che quando si sale in verticale, al momento di fare questo movimento presa con le dita, quindi chiamare in causa i flessori del carpo, si avverte fastidio proprio a livello dell'epicondilo mediale. E in ultima istanza, cosa di poco conto, molto più estetica che funzionale al gesto, abbiamo una flessione plantare di quello che è il tricipite surale, gastrocnemio, eccetera, praticamente quando tiriamo le punte. Allora, adesso volevo andare a proporvi due versioni di questo esercizio. Una che sarebbe praticamente la tecnica ginnastica che si effettua ginnastica artistica, e l'altra una tecnica più di forza. Ovviamente le chiamiamo tecniche entrambe, però una privilegia la componente tecnica proprio e l'altra semplicemente, come dire, compensa con la forza la mancanza di tecnica. Andiamo, ve le faccio già vedere. Allora, una la faccio io e una la fa un altro ragazzo che si chiama Vadim Urun, se non mi sbaglio, e il quale è un unbalancer. Gli unbalancer delle volte sono anche più curati dei ginnasti per quanto riguarda il comparto verticale, quindi penso che sia proprio adatta allo scopo la sua verticale, il quale la effettua alla ginnastica artistica, quindi con la tecnica diciamo universalmente considerata la più corretta. La mia, io mi sono sempre abituato a farla di forza e quindi la eseguo così. Intanto vi vorrei far dare un'occhiata proprio molto blanda alla pressa di Vadim. Diamogli un'occhiatina. Non vi dico ancora nulla e adesso diamo un'occhiatina alla mia. Qui chi c'ha un po' d'occhio già sicuramente avrà notato qualcosa.
qualcosa che cambia. Lasciamo stare per ora anche le gradazioni a sinistra. Ad ogni modo, la tecnica di forza e quella di Vadim è una tecnica da ginnastica, diciamo. Quando è che hanno senso? Allora, sicuramente diamoli un'occhiata insieme. Qua ovviamente ho modificato una delle due velocità, in questo caso la mia, perché si adatti meglio a quella di Vadim, insomma, in maniera tale da poter analizzare ogni angolo nel dettaglio senza dover fare avanti e indietro col player. Ma allora, dicevamo, quando è che hanno senso? Hanno senso, allora, quella a destra, la versione di Vadim, ha senso ogni qualvolta che noi abbiamo un obiettivo, potremmo definirlo ginnico. Ok, quindi se stiamo facendo ginnastica artistica, unbalancing, o se semplicemente il nostro scopo è quello di avere più economia del gesto possibile, che so, perché vogliamo eseguirne tante di fila, vogliamo fare 5-10 press and stand di fila, ovviamente più economico il gesto e più facile sarà ottenere questo risultato. Di conseguenza quella da privilegiare sarà la verticale a destra, quindi quella di Vadim. Quando è che ha senso la mia? Partendo dal presupposto che qualunque insegnante di ginnastica vi dirà che ha sempre senso l'altra, e il mio allenatore anche mi diceva questa cosa, ma ad ogni modo ha senso questa versione, la mia versione che c'è a sinistra, quando vogliamo avere transfer su esercizi di forza più di isolamento, e adesso ci arriviamo, quindi da qui ricaveremo anche del transfer su qualcosa, eventualmente. Chiaramente non sono regole valide per tutti, non per forza. E da qui ricaveremo meno transfer a livello di altre posizioni di forza come la planche che ci possono interessare. Allora, sicuramente quale vi consiglierei di imparare io? Sicuramente io vi consiglierei di imparare prima questa a livello di tecnica, perché passare da questa a questa secondo me non vi richiede una gran fatica, soprattutto a livello propriocettivo. Poi magari non ce la fate perché il deltoide anteriore non vi regge se vi allontanate questo segmento, e adesso ci riarriviamo. Però ad ogni modo sicuramente switchare da questa a questa è molto più fattibile, ve lo confermo io che ho provato anche a mettermi per fare questa tecnica e col cavolo proprio a livello propriocettivo non ne ho. Perciò sicuramente imparare prima questa e poi questa in caso è sicuramente migliore. Ma ad ogni modo se noi siamo su questa, quali sono le differenze maggiori? Adesso più o meno è già fermato, diciamo, dove mi servirebbe circa 90 gradi di estensione d'anca, qua va bene. Diamogli un po' un'occhiata. Allora, già da qua cosa possiamo notare? Possiamo notare che 29 gradi, quasi 30 gradi contro 14, quindi uno sbilanciamento del braccio molto maggiore, quindi un intervento di conseguenza maggiore per quanto riguarda sicuramente i muscoli interessati nella flessione di spalla, su tutti deltoide anteriore. Cosa abbiamo poi? Abbiamo anche però un allontanamento di quello che è il segmento del busto, in azzurro, in blu insomma, mentre qui il segmento è praticamente verticale, quasi verticale. Ne consegue che qui c'è un allontanamento di leva più importante che qui eventualmente non c'è. Se questo segmento è completamente allineato, diciamo le parti si sovrappongono e la leva incide praticamente niente. Diventa solo un lavoro di core ed estensione d'anca. Mentre qui c'è un allontanamento di leva che allontana non solo il segmento del busto, ma allontana anche il segmento gambe di conseguenza. Quindi diventa una posizione più impegnativa, si avvicina sicuramente di più ad una planche, alla lontana chiaramente, cosa che qui non avviene. Ecco perché qui avremmo eventualmente più transfer di forza e qui meno. Cosa cambia tra le due versioni? Allora in questo caso è molto semplice, l'abbiamo detto, c'è un intervento maggiore per quanto riguarda i muscoli imputati alla flessione della spalla, perciò il deltoide anteriore su tutti. Su questa invece avremmo sicuramente un intervento minore di quello che è il deltoide anteriore, ma avremo più un intervento maggiore da parte del core, che anche perché qui andrà effettuata soprattutto prima dei 90 gradi, si dovrà cominciare ad effettuare un'azione di compressione addominale, quindi usare tantissimo il retto addominale per tirare fondamentalmente e forzare il segmento busto sopra al livello delle braccia. Quindi più core abbiamo detto, sicuramente più addome,
retto addominale su tutti, più la zona dorsale, i muscoli spinali, il gran dorsale, anche il quadrato dei lombi, e avremo chiaramente un intervento minore come abbiamo detto al deltoide anteriore. Diamo anche un'altra occhiata a questo, guardiamolo un attimino. Vedete, già qua si può notare un allineamento a destra e un mancato allineamento mio a sinistra. Ok, quindi cosa vediamo qui? Proviamo a dare un'occhiata a tutti i gradi del movimento. Qua si assomigliano molto. In realtà lui ha ancora il segmento gamba un po' più a sinistra, diciamo, ma comunque c'è uno sbilanciamento omerale di 22 gradi, di 20 gradi, uno sbilanciamento del torso di 130-130 gradi. Qua siamo abbastanza simili. Vediamo cosa cambia salendo. Per esempio qua, quando le gambe cominciano ad arrivare intorno ai 30 gradi. Ecco che lui già, guardate, 171 gradi contro 153, sta già allineando lui, sta già cominciando. A me manca ancora, ok? Ma io non allineerò mai fino in fondo praticamente, però lui già qui prima dei 90 gradi sta iniziando a allineare. Di conseguenza io mantengo uno sbilanciamento maggiore mentre lui ha meno carico. Andiamo avanti, ai 90 gradi vediamo che lui è quasi perfettamente allineato, il nostro Vadim è quasi perfettamente allineato. 182 gradi, quindi direi che ci siamo proprio. A me mancano, cavolo, 20 gradi, non sono pochi. Questo segmento allontana anche l'altro, quindi c'è un allontanamento di leva sicuramente importante. Poi vabbè, notiamo anche che in proporzione agli altri due segmenti la mia gamba è più lunga, parrebbe, quindi dovrei avere una leva di arto inferiore superiore, più carico anche qui, quindi vabbè, fa lo stesso, ce la facciamo anche così. E superati i 90 gradi lui ormai è già allineato, forse va leggermente a iperestendere e basta, deve richiamare soltanto l'estensione d'anca, quindi le gambe, mentre io poi devo riallineare tutto insieme, quindi segmento busto e gambe insieme sopra le mani. Ecco, quindi torniamo un po' indietro e diamo di nuovo un'occhiata. Bene ragazzi, quindi abbiamo un po' visto quali possono essere soprattutto le due versioni. Possiamo trovare, io ne ho viste anche di più marcate della mia, cioè di più sbagliate dal punto di vista di ginnastica artistica, di tecnica, diciamo. Sicuramente più lontano tengo il segmento busto-gambe, più lontano tengo il segmento busto-gambe e maggiore sarà la richiesta da parte del deltoide anteriore, maggiore sarà anche lo sbilanciamento omerale o del braccio per andare a gestire il baricentro di un allontanamento di leva più importante. Quindi investite del tempo soprattutto con gli allenamenti al muro, con gli allenamenti sulle verticali a 90 gradi, anche appoggiati, per capire al meglio sia l'apertura delle spalle che il lavoro di compressione addominale e di tenuta da effettuare. Come dicevamo prima, ha sicuramente molto più senso la verticale di tecnica, perché switchare da una tecnica comunque propriocettivamente più complicata a una propriocettivamente più semplice è molto più fattibile che il contrario, naturalmente. Bene, per questo video è tutto, io spero che vi sia di aiuto, spero anche di avervi dato qualche spunto interessante sulla press and stand, sulla verticale di impostazione. Quindi io per intanto ragazzi vi saluto, grazie della visione e ci rivediamo al prossimo video.